Minasan konnichiwa, io sono Kirito e quest'oggi sono qua, dinanzi a voi per parlarvi di Crimson Nightmare, prossimo grande pay-per-view che andrà in scena lunedì 3 novembre. Una kermesse che nel momento in cui sto registrando il video non ha ancora una card ufficiale, ma è anche giusto dire che presenta già i match più succosi, quelli per cui vale la pena comprare il biglietto. Prima però di salpare in quello che sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta di ciò che la Stardom ha preparato per noi, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Inoltre, se volete supportare il mio lavoro, potete farlo tramite il link PayPal che trovate in descrizione. Ogni donazione può aiutare il mio progetto a crescere sempre più e a permettermi di portarvi contenuti sempre più di qualità. Grazie di cuore. Ma torniamo a noi, perché c'è un certo tipo di match che solo la Stardom può regalare. Quegli incontri in cui più che la logica a dominare la pura follia. Ed è esattamente quello che accadrà il 3 novembre a Crimson Nightmare, quando Saki Kashima si troverà faccia a faccia con la montagna tedesca chiamata Godzilla. E non serve essere esperti per capire che, almeno sulla carta, la povera Saki è condannata a una delle serate più complicate della sua carriera, perché i numeri parlano chiaro: 163 cm per 45 kg contro 181 cm per 91 kg. Una differenza abissale, quasi disumana. È come se un gatto si trovasse davanti a un orso. Godzilla, con la sua potenza devastante, ha già dimostrato in più occasioni di poter distruggere chiunque le si pari davanti. La sua forza fisica è impressionante, la sua presenza scenica intimidatoria, e quando sale sul ring non lascia spazio a esitazioni o compromessi. Dall'altra parte però c'è Saki Kashima, la regina dell'improbabile, la maestra del comedy wrestling e delle vittorie inaspettate. Saki è quel tipo di lottatrice che non vince con la forza, ma con l'astuzia, la furbizia e quel pizzico di follia che la rende così unica. È la maestra del roll up, l'artista del pin improvviso, ma qui la domanda è: come puoi intrappolare in un roll up una come Godzilla che pesa il doppio di lei? Eppure, conoscendo Saki, c'è da aspettarsi qualsiasi cosa. La Kashima non è nuova a situazioni del genere, ha costruito un'intera carriera sul ridere in faccia all'assurdo, trasformando l'umiliazione in comicità e il pericolo in spettacolo. Questo match non sarà una battaglia epica, ma piuttosto una rappresentazione teatrale di Davide contro Golia in versione Stardom, con tanto di sipariette, fughe disperate e momenti al limite della parodia. Immaginate Saki che cerca di colpire Godzilla e rimbalza come contro un muro. Immaginate i suoi sguardi sconvolti, i suoi tentativi disperati di scappare fuori dal ring, le sue espressioni esagerate mentre Godzilla la insegue come un predatore affamato. Il pubblico riderà, si divertirà, ma allo stesso tempo sentirà quel brivido che solo i match comedy di Saki sanno trasmettere. Tuttavia, per quanto l'ironia sarà protagonista, il risultato sembra già scritto. Godzilla non è solo una montagna di muscoli, è una vera forza della natura, una presenza dominante che la Stardom ha intenzione di lanciare in grande stile. Dopo aver messo in difficoltà atleti del calibro di Azumi e dopo essersi fatta notare per la sua imponenza e aggressività, la sua ascesa sembra ormai inevitabile. Ed è proprio per questo che il mio pronostico non può che andare in favore di Godzilla. Tutto fa pensare che Saki Kashima finirà per essere semplicemente la prossima vittima sul suo percorso. Ma non temete, Saki sa come trasformare anche la sconfitta in spettacolo e sono certo che renderà questo match uno dei momenti più divertenti della serata. E mentre Saki proverà a sopravvivere, Godzilla guarderà
già oltre verso il suo prossimo obiettivo, Sayaka Kurara. La giovane stella emergente di Cosmic Angels potrebbe essere la prossima a incrociare il cammino della gigante tedesca. Una sfida che promette scintille, perché se Godzilla riuscirà a spazzare via anche una veterana come Saki Kashima, allora sarà chiaro a tutti, il suo dominio in Stardom è solo all'inizio. Ma la potenza è nulla senza controllo e il tempo a volte corre più veloce di qualsiasi cosa. E nel mondo della Stardom nessuna lo rappresenta meglio di Mei Seira. La campionessa High Speed, con il suo stile rapido, elegante e al tempo stesso letale, ha trasformato ogni difesa in un piccolo capolavoro di agilità e precisione. Il suo regno, ormai superiore ai 450 giorni, è diventato simbolo di continuità e maestria. Un viaggio che l'ha vista affrontare e superare avversarie diversissime tra loro, mantenendo sempre un'identità chiara, quella della perfetta incarnazione dello stile High Speed. Lunedì 3 novembre a Crimson Nightmare, Mei Seira si troverà di fronte a una sfida che profuma di storia: difendere il titolo contro Hazuki, una delle icone di questa Stardom, una lottatrice che ha contribuito a definire ciò che oggi è l'essenza stessa del wrestling veloce, tecnico e spettacolare. Hazuki non è solo una veterana, è una donna che ha vissuto e respirato la Stardom fin da giovanissima, ma che ha lasciato il segno in ogni epoca della compagnia, che nonostante gli anni di esperienza alle spalle continua a reinventarsi. Il suo recente periodo in CMLL in Messico l'ha riportata a contatto con un altro mondo, quello della lucha libre, dove velocità, acrobazie e creatività sono il pane quotidiano. Un'esperienza che ha affinato ulteriormente il suo arsenale e che oggi la riporta in Giappone con un bagaglio tecnico e mentale ancora più ricco. Ma per comprendere davvero il valore di questa sfida bisogna tornare indietro nel tempo. Hazuki ha già portato alla vita la cintura High Speed. Era il 2018, un periodo in cui Hazuki era molto diversa da quella che conosciamo oggi. Era una Hazuki più cupa, oscura, che faceva parte di Oedo Tai. Portò con sé il titolo per ben 208 giorni, difendendolo 8 volte prima di perderlo contro Dead Yamasan. E quello è stato l'unico regno High Speed di Hazuki, ma ora, dopo anni di battaglie, di evoluzioni personali e professionali, Hazuki torna per chiudere un cerchio. Dall'altra parte però c'è Mei Seira, l'astro che ha riscritto i parametri della categoria. In questi 450 giorni Mei ha dimostrato che l'High Speed non è solo un titolo ma una filosofia. Ha portato l'arte della velocità a un livello quasi poetico, rendendo ogni match una danza fatta di ritmo, tempo e intelligenza. Ogni difesa è stata una lezione di controllo e istinto. Con 8 difese già alle spalle, Mei è a un passo dal traguardo simbolico, avvicinarsi al record di Azumi, la lottatrice con più difese nella storia della Speed Championship, ferma a quota 12. Ed è proprio qui che entra in gioco il mio pronostico. Credo che anche stavolta Mei Seira riuscirà a imporsi. Hazuki le darà sì del filo da torcere, la costringerà a spingersi oltre i propri limiti, ma alla fine Mei troverà il modo di restare in piedi, ancora una volta, con la cintura stretta tra le mani. Perché Seira non combatte solo per sé, ma per un sogno più grande, quello di un futuro scontro con Azumi, per scoprire chi è davvero la regina assoluta della divisione High Speed. E a Crimson Nightmare quel sogno farà un altro passo avanti. E poi ci sono rivalità che non hanno bisogno di urla, di tradimenti o di colpi di scena spettacolari per restare impresse nella memoria. Alcune nascono semplicemente dal rispetto, altre da una visione opposta del mondo.
E poi ci sono quelle che sembrano scritte dal destino, come se due persone fossero nate per affrontarsi ancora e ancora fino a scoprire chi tra loro è davvero la più forte. La rivalità tra Starlight Kid e Konami è esattamente questo, una linea del destino tracciata sul ring della Stardom. E il 3 novembre a Crimson Nightmare questo destino tornerà a bruciare. In palio la White Belt, il Wonder of Stardom Championship, detenuta da colei che oggi rappresenta la luce più splendente del Joshi Puroresu, Starlight Kid. Da quando ha conquistato la White Belt a Dream Kingdom 2024 il 29 dicembre, battendo Natsupoi in uno dei match più intensi e sentiti della sua carriera, Starlight Kid non si è più fermata. Quel trionfo è stato la consacrazione di un percorso di crescita, ma anche la rinascita definitiva di una donna che ha imparato a trasformare l'oscurità in forza. Perché oggi Starlight Kid non è più la maschera ribelle e tenebrosa che apparteneva a Oedo Tai. Quella parte di lei è morta nella primavera del 2024, quando decise di voltare pagina compiendo il suo turn face e fondando una nuova era, quella di Neo Genesis. In pochi mesi Neo Genesis, composta da Starlight Kid, Azumi, Mio Hamasaki e Mei Seira, è diventata il volto della speranza, della passione e dell'evoluzione del wrestling femminile moderno. Un gruppo che ha portato freschezza, spirito competitivo e solidarietà in un mondo spesso dominato dall'ego. E a inizio 2025 quel gruppo ha compiuto la propria consacrazione. Dopo settimane di sfide e vittorie, Neo Genesis vinse il trofeo come miglior unit della Stardom, battendo nel finale del torneo le pericolosissime ragazze di EXV. Quel successo diede loro la possibilità di sfidare le allora campionesse Tam Nakano, Natsupoi e Saori Anou il 2 febbraio 2025 in un match memorabile. Starlight Kid, Azumi e Mio Hamasaki conquistarono gli Artists of Stardom Titles. Fu una notte simbolica, la conferma che Neo Genesis era ormai la nuova forza trainante della Stardom e che Starlight Kid ne era la guida spirituale e carismatica. Ma nel wrestling ogni apice porta con sé un nuovo pericolo. E quel pericolo aveva un nome: Konami. Da sempre Konami rappresenta l'altra faccia del Joshi Puroresu, silenziosa, glaciale, precisa come un bisturi, non ha bisogno di parole o di teatralità. Parla con le sue prese, con la sua tecnica perfetta, con quella capacità di spegnere chiunque le stia di fronte. È una guerriera metodica, una maestra delle sottomissioni, una presenza che incute rispetto. Ogni volta che entra in scena si percepisce quella tensione sottile tipica di chi può finire il match in qualunque momento. Il primo capitolo della sua rivalità con Starlight Kid si è scritto il 15 marzo del 2025 quando SLK difese con successo il Wonder of Stardom Championship. Fu un incontro magistrale, tecnico, equilibrato, una lotta di intelligenza e resistenza. La velocità e la creatività di Starlight Kid contro la precisione e la freddezza di Konami. Alla fine la campionessa riuscì a prevalere, confermandosi come top face della Stardom. Ma quel match non chiuse nulla, anzi accese una miccia. Nei mesi successivi Konami non smise di orbitare attorno a Starlight Kid e il destino le fece incrociare di nuovo. Il secondo atto della loro storia prese forma il 10 settembre 2025. Quella sera Konami, insieme a Rina e a Forbidden Dead, riuscì a strappare gli Artists of Stardom Titles proprio a Starlight Kid, Azumi e Miyu Hamasaki. La vittoria arrivò attraverso una sottomissione di Konami su SLK, un colpo durissimo, psicologico, prima ancora che fisico. La Wonder of Stardom Champion in carica, colei che aveva portato in alto il nome di Neo Genesis, era stata costretta a
cedere. Quel momento fu più di una semplice sconfitta, fu un messaggio. Konami aveva dimostrato di poter piegare la top phase della Stardom, di poterla domare. E da allora l'ombra di quella sottomissione ha accompagnato Starlight Kid come un ricordo che brucia sotto la pelle. E ora tutto torna. Il 3 novembre a Crimson Nightmare andrà in scena il terzo atto e forse definitivo capitolo. Ancora una volta in palio ci sarà la White Belt. Ancora una volta luce e oscurità si incroceranno al centro del ring, ma stavolta le parti non sono più le stesse. Starlight Kid non è più l'antieroina di un tempo, è la top face, la campionessa amata e rispettata, la voce di chi crede nei sogni e nel riscatto. Konami invece è rimasta se stessa, silenziosa, imprescrutabile, letale, e forse proprio per questo rappresenta la minaccia più pericolosa per la campionessa. La differenza tra loro è filosofica. Konami combatte per il controllo, per la perfezione tecnica, per la vittoria pura. Starlight Kid invece combatte per ispirare, per emozionare, per trasmettere. È una guerriera dell'anima e ogni suo match è una storia di sacrificio e determinazione. Ma la determinazione non basta quando di fronte hai qualcuno come Konami, capace di piegarti letteralmente e mentalmente. Sul ring sarà un duello tra due visioni opposte del wrestling. Konami cercherà di dominare il ritmo, di immobilizzare la campionessa, di trascinarla nel suo terreno fatto di leve articolari e sofferenza. Starlight Kid risponderà con agilità, con strategia, con quel mix unico di cuore e tecnica che l'ha resa una delle performer più complete della sua generazione. Ogni presa, ogni contrattacco, ogni sguardo racconterà un pezzo della loro storia. E poi c'è la posta in gioco. Per Konami questo match rappresenta la possibilità di completare la sua vendetta, di dimostrare di poter battere la campionessa anche in un match singolo e prendersi finalmente la White Belt. Per Starlight Kid invece la prova del fuoco, dimostrare che la sconfitta di settembre non l'ha scalfita, ma l'ha resa ancora più forte. È la chance di cancellare l'unica macchia di un anno praticamente perfetto. E ora arriviamo al mio pronostico. Personalmente credo che le possibilità di Konami siano minime. Non per mancanza di valore, ma perché Starlight Kid è in uno stato di grazia totale. È la top face della Stardom, simbolo dell'equilibrio tra spettacolo e sostanza, e sono convinto che il suo regno proseguirà almeno fino a Dream Kingdom. Tutto porta lì, verso quella notte di dicembre in cui Starlight Kid scriverà il capitolo probabilmente più importante della sua carriera. A Crimson Nightmare la storia sarà carica di tensioni, di strategia, di orgoglio. Ma quando tutto sarà finito, quando la campanella suonerà e la campionessa alzerà il titolo sotto le luci dell'arena, non ci saranno più dubbi. SNK continuerà a volare, lasciandosi alle spalle l'ombra del passato e dimostrando ancora una volta che la sua rinascita è solo l'inizio. Perché Starlight Kid non è più solo una wrestler, è un simbolo, e la notte del 3 novembre a Crimson Nightmare il suo nome risplenderà ancora una volta come quello della Wonder of Stardom Champion. Ma nella storia della Stardom ci sono momenti in cui il confine tra lealtà e ambizione si dissolve. Momenti in cui l'amicizia si piega sotto il peso del potere e i due regine si trovano di fronte, consapevoli che solo una potrà restare in piedi. E quel momento è arrivato. Saya Kamitani contro Momo Watanabe. World of Stardom Championship e Strong Women's Title in palio. 2 cinture, un destino e un'unica verità. Il trono non può essere condiviso. Da quando ha abbracciato l'oscurità di Hate, Saya Kamitani ha riscritto le regole. La Phoenix Queen non è solo un personaggio, è un manifesto di dominio, eleganza e crudeltà.
dopo aver bruciato i ponti col suo passato da Golden Phoenix, ha trovato nella distruzione la sua rinascita. A Dream Kingdom il 29 dicembre 2024 ha chiuso un'era battendo Tam Nakano e conquistando il World of Stardom Championship, un match che non fu solo un passaggio di consegne ma una purificazione. Il fuoco della Fenice ha divorato l'amore, la purezza e tutto ciò che un tempo rappresentava Cosmic Angels. E da allora Saya non si è più fermata. Ogni difesa è stata una lezione di potere, ogni vittoria un messaggio di superiorità. Ma la sua fame non si è mai placata. Non le bastava essere la campionessa della Stardom. Saya voleva tutto e tutto ha ottenuto. Il 27 settembre 2025, in uno scontro epico contro Azumi, la sua ex compagna ai tempi di Queen's Quest, Saya Kamitani ha conquistato anche lo Strong Women's Championship in un winner takes all match che ha unito due mondi, due realtà, due filosofie. Quel giorno la Phoenix Queen è diventata la regina assoluta, non solo della Stardom ma dell'intero Joshi Puroresu. Eppure anche la regina più potente deve fare i conti col destino, perché da qualche parte, nel cuore di Hate, qualcuno stava aspettando il proprio momento. Momo Watanabe. La donna che più di tutte conosce Saya, la donna che più di tutte condivide la sua visione del wrestling e la sua furia, ma anche la donna che nel silenzio ha sempre cercato quel riconoscimento che il mondo sembrava negarle. Dopo anni di ombre e ferite, Momo ha risposto alla chiamata del 5-Star Grand Prix 2025, un torneo che non perdona, che misura la grandezza in resistenza, in sangue e in orgoglio. E Momo, con il suo sguardo freddo e la sua determinazione spietata, ha demolito ogni ostacolo. Giorno dopo giorno, avversaria dopo avversaria, fino alla finale. Davanti a lei ancora una volta Azumi. E ancora una volta la storia ha girato la sua ruota crudele. Momo l'ha sconfitta e si è guadagnata la corona del 5-Star Grand Prix, ma soprattutto ha ottenuto il diritto di sfidare la campionessa, Saya Kamitani, la sua compagna di stable, la sua alleata, la sua amica e ora la sua avversaria. C'è qualcosa di magnetico e tragico in questa sfida, perché Hate è nata come una fratellanza di potere, un gruppo di anime bruciate dalla rabbia e dal desiderio di dominare il mondo della Stardom. Eppure nel momento in cui due delle sue colonne portanti si trovano una di fronte all'altra, il significato stesso di Hate vacilla. Chi merita davvero di rappresentarla, chi incarna la vera essenza dell'odio, della grandezza e della supremazia? Beh, Saya Kamitani con la sua aura regale, la sua arroganza divina, o Momo Watanabe, la guerriera pura che non teme di sporcarsi le mani per raggiungere la vittoria. Il match tra loro non sarà solo un incontro per due titoli, sarà una guerra di ideali. Saya è l'immagine del potere che non conosce limiti, che gioca con la bellezza e la crudeltà come due facce della stessa medaglia. Momo invece è il caos disciplinato, l'odio controllato, la furia che brucia dall'interno. Ogni sua ginocchiata è un messaggio di vendetta, ogni urlo un frammento di dolore trasformato in forza. Quando entreranno nel ring, non ci sarà più hate, non ci sarà più alleanza, ci saranno solo due destini che collidono. Saya con il fuoco eterno della Fenice e Momo con l'ombra eterna della vendetta. E pensare che un tempo camminavano sullo stesso sentiero, insieme hanno distrutto i vecchi equilibri della Stardom, insieme hanno messo in ginocchio chiunque osasse opporsi alla loro ascesa. Ma il potere, il potere corrompe. E ora quel potere si è trasformato nel muro che le divide. Saya guarda il mondo dall'alto come una divinità che non accetta sfide. Momo invece lo attraversa dal basso, scalando con rabbia ogni gradino fino alla vetta.
E quando finalmente la raggiunge, beh, la Fenice la osserva dall'alto del suo trono e sorride. Un sorriso che non promette clemenza. Ma Momo non è una sfidante qualsiasi, lei è la donna che un tempo portava il peso della compagnia sulle spalle, quella che ha costruito la sua reputazione tra botte vere, lacrime e orgoglio. La Momo che ha sconfitto le migliori, la Momo che ha pianto per la Stardom, che ha tradito, che è stata tradita. Ora è tornata per chiudere il cerchio. In questo match non c'è solo la gloria, c'è redenzione, rancore e la voglia di essere finalmente la numero uno. Nessuno delle due può permettersi di perdere. Per Saya perdere significherebbe rompere la sua aura di invincibilità, vedere crollare l'impero che ha costruito con le proprie mani. Per Momo invece perdere significherebbe ammettere che ancora una volta la sua strada si ferma ad un passo dal trono. E allora che succederà? Si distruggeranno? Si spezzeranno? O forse da questo scontro nascerà qualcosa di nuovo? Perché la Stardom vive di cicli e ogni volta che ne finisce uno, un altro comincia. Quindi forse questo match segnerà la fine di Hate o non so, forse ne segnerà la rinascita in una forma ancora più oscura, ma una cosa è certa, il ring non mente. Quindi e quando la campana suonerà, il mondo intero tratterà il respiro. Il fuoco della Fenice contro l'oscurità della vendetta, Saya Kamitani contro Momo Watanabe. 2 regine, 2 titoli, un solo trono. La notte in cui il potere avrà un solo volto. E se devo sbilanciarmi con un pronostico, allora dico Saya Kamitani. La vedo ancora troppo dominante, troppo in controllo del suo regno per cedere adesso. Inoltre, come ho già detto in un contenuto precedente, credo che la Phoenix Queen sarà protagonista assoluta a Wrestle Kingdom 20, il grande evento della New Japan Pro Wrestling del 4 gennaio 2026. E sono convinto che Saya arriverà da Double Champ con entrambe le cinture sulle spalle, pronta a rappresentare non solo Hate ma l'intera Stardom davanti al mondo intero. Perché alla fine la Fenice non conosce sconfitta, conosce solo la rinascita.